Cari amici di Smart Video Fotografi, benvenuti finalmente in questo nuovo video dove vi mostrerò come sto trasformando il mio studio per avere un setup più idoneo per realizzare tutorial. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. A questo punto vi faccio fare un piccolo tour del mio piccolissimo studio di come sto praticamente allestendo il tutto per avere ovviamente una cosa un po' più idonea, una cosa più diciamo smart e molto più veloce per realizzare tutorial. Innanzitutto abbiamo due nuovi accessori che subito vi mostrerò. Ok, allora uno ovviamente è l'appoggio per le cuffie. Ok, questo è molto semplice, lo mettiamo qua davanti. Ok, e l'appoggio per le cuffie. Un altro invece è un cavalletto che praticamente arriva fino a 1,20 m, mi sembra, giusto proprio l'altezza, diciamo, che bisogna utilizzare per avere una ripresa ottimale, e ha ovviamente un telecomando in dotazione, può alloggiare due smartphone, quindi possiamo mettere due smartphone a riprenderci, e soprattutto è molto slim. E andiamo adesso a aprire la scatola e intanto poi la andiamo a piazzare. Ecco, poi vi farò fare il tour ovviamente delle postazioni varie, e anche perché c'è una cartina qua, questo è il sale che è uscito di qua. Allora, stanno facendo un po' di rumore, però io ho messo la soppressione del rumore e poi vi dirò anche ovviamente il microfono che sto utilizzando, ma l'avete già visto, quindi lo utilizzerò sempre per i tutorial. Eccolo qua ragazzi, questo è il supportino per lo smartphone che utilizzerò da oggi in poi. Ok, allora eccolo qua, vedete che si apre anche la sua aletta per poter regolare ovviamente la direzione, ok, del nostro smartphone, e abbiamo le piedini che sono molto sottili, vedete, molto sottilissimi, sottilissimi, sottili, guardate come sono sottili, ok, sono molto sottili e hanno un fermo, ok, che permette di non, ok, aprirli più, che non si chiudono accidentalmente. Abbiamo qua la testata ovviamente da poggiare due cellulari, vedete, con le alette che si aprono, molto semplice, una cosa molto semplice. Se riesco a aprirla, vedete, 1 e 2, e ovviamente la possibilità di andare in verticale e in orizzontale. E questo ovviamente è diciamo la maniglietta per poter muovere il tutto. Si può anche bloccare, ovviamente si può anche bloccare la rotazione. È molto carino come supporto, vedete, può andare anche in giù, quindi possiamo metterlo anche più basso. Ma adesso lo andiamo a piazzare insieme e poi facciamo un giro a vedere le varie postazioni. Ok, ora andiamo a piazzarlo. Mi farò seguire dalla iSteady V2 sperando che mi segua in tutto il percorso. Andiamo. Ecco qui, mi ha seguito, lo allungo, vedete, lo allungo, lo vado a piazzare praticamente dove mi serve, ok, a me. Andrò a piazzare ovviamente l'iPhone, l'ultimo che mi rimane, che è l'8 Plus, eccolo qua. Lo possiamo mettere anche con tutta la custodia, basta aprire ovviamente bene le alettine, oppure la possiamo levare come vogliamo. Vado a impostare, ovviamente vado a aprire Switch Studio, ecco, vedete, abbiamo anche questa rotazione qua, quindi possiamo andare a mettere più diritto che possiamo il nostro smartphone, anche se esiste un'applicazione bolla che ci permette di fare questo. Ecco, io lo pianto qua, ok, e vado a vedere se posso, ecco, più alto di questo non viene, ok, però l'altezza è quella giusta. Adesso andiamo a vedere se è mai inquadrato in tempo reale. Andiamo a vedere. Riseguimi, dai. Tu, dai. Seguimi, forza. Bravo, bravo bambino. Ora vado in Switch Studio a accendere, ovviamente azionare l'iPhone, quello che l'ultimo che mi rimane, e vediamo se la quadratura è buona. Cioè possiamo anche ovviamente cambiare l'inquadratura. Eccoci qua.
Vedete ragazzi, il gioco è fatto. Ecco, mi sono scordato di dirvi che c'è un telecomando all'interno di questa maniglietta che non ho fatto vedere, ma sicuramente voi lo troverete prima di me, che ci ho messo un po', e si può anche ovviamente staccare. L'associazione è ovviamente uguale per tutti i telecomandi Bluetooth, quindi non perdiamoci in chiacchiere in queste cose qua, e ci abbiamo anche il nostro cavetto di ricarica del nostro telecomando. Ora vi faccio fare un piccolo tour. Innanzitutto uso il l'ARC M1 sempre ormai per i miei tutorial, anche in studio, perché è comodissimo e con Switcher Studio va benissimo, anche se a breve molto probabilmente arriverà una novità di un altro banco di regia che stanno per ovviamente regalarmi un abbonamento all'anno annuale, quindi porterò sul canale anche quello. Ovviamente sono tutti diciamo piattaforme e applicazioni a pagamento, però ragazzi, se serve, ok, possiamo abbonarci, se non serve ovviamente non ci abboneremo. Andiamo a vedere ora il tour del mio studio. Allora, iniziamo un po' il tour di questo studio, mini studio, ovviamente il mio è piccolino. Io utilizzerò per le riprese il mio S10 per farvi vedere ovviamente tutto quello che ho fatto. Innanzitutto vediamo lì che abbiamo il porta cuffie che acquista su Amazon per pochissimi euro, lì c'è l'iPhone 8 Plus che mi sta riprendendo, laggiù c'è l'iPhone 7 che mi sta riprendendo sempre con Switch Studio con iSteady V2, quello che mi segue il gimbal che ti segue nonostante non avendo, cioè non solamente con l'applicazione dedicata, perché ha un sensore sopra che spero di portarlo presto sul canale, e qui c'è l'iPhone XS su un asta per microfono che ho adattato con le varie viti. Adesso però andiamo a vedere ovviamente il tour del mini studio. Ok, qui c'è l'ICDV2 che adesso ovviamente mi seguirà, ma se io ho l'iPhone davanti, il telefono no, mi segue lo stesso, vedete che mi segue, ok, eccolo lì che mi segue. Qui abbiamo installato l'iPhone, vedete che adesso non c'è più nessuno ovviamente che è seduto, e qua quello che vi dicevo, ho praticamente messo questa asta diciamo da scrivania per microfono adattato con una vite diciamo 1/4 di pollice, poi con tutto questa staffetta per il telefono e la staffa porta cellulare della Joby, quindi molto semplice, molto semplice. Ho lasciato ovviamente così il bianco dietro, ma arriverà un quadro molto presto di una mia amica che saluto, della Federica, che saluto, che mi sta facendo un quadro ad hoc, e qui ci sono i miei ovviamente due faretti che mi illuminano quando dovrò andare ovviamente a fare un video, quando non ci sarà più il sole. E lì c'è la solita lampada dell'Ikea che mi farà luce anche lei per quello che mi servirà. Quindi abbiamo visto adesso il tour di questo piccolo studio, quindi avete visto anche questi piccoli accessori e soprattutto la STD V2 che mi segue. Vediamo se non mi ha perso. Non mi ha perso, guardate un po' che non mi ha perso. Se mi sposto di qua lui mi segue, quindi è una cosa eccezionale. Quindi ragazzi, cosa dire? Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube Smart Video Fotografi, azionare la campanella, perché Gennaro, se cresce, vi porterà sempre contenuti eccezionali. Mi stanno contattando aziende, ma come lo sapete meglio di me, tante aziende vogliono tanti iscritti. Tante aziende invece si fidano di quello che fa questa faccia di tolla di Gennaro. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!